Ciao a tutti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare insieme questa gonna comunque pensata come copricostume, visto che è comunque tutta forata, lavorata a punto rete, poi vedremo durante il tutorial. Per questo progetto ho utilizzato il filato Charm, quindi vediamo subito cosa ci occorre per realizzare quindi l'occorrente e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Come vi ho già detto, per questo progetto ho utilizzato il filato Charm. Nello specifico ho utilizzato 3 gomitoli, calcolando che ogni gomitolo è da 50 grammi, ho utilizzato 150 grammi di filato in questa tonalità fucsia con lurex oro, che ho lavorato con l'uncinetto numero 3,5 e ago tirafettuccia o ago da lana, che ci servirà comunque per chiudere i punti. E nulla, possiamo passare subito al tutorial di oggi. Si partirà dalla fascia che si trova esattamente sulla vita o sui fianchi in base a come vogliamo indossare la nostra gonna, quindi uncinetto 3,5 e andiamo ad avviarci 8 catenelle o comunque quanto, in base a quanto vogliamo spessa la fascia, andiamo a realizzare un tot di catenelle. Io la farò piccolina. Calcoliamo che 8 catenelle equivalgono più o meno a 4 cm e mezzo, quindi se la volete un po' più spessa andate ad avviare più catenelle. A questo punto torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto ci andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. A questo punto voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa in costa retro, quindi prenderemo sempre e solo la metà catenella retro e lavoriamo una maglia bassa. Procederemo così per ogni punto e fino a raggiungere comunque la misura che dobbiamo ottenere, quindi quella dei nostri fianchi o della nostra vita. Calcolando che lavorando in maglia bassa in costa retro la fascia poi a questo punto risulterà elastica, non raggiungerò esattamente la misura in centimetri della vita, cioè della mia vita per quanto riguarda il progetto che sto lavorando io, che stiamo parlando di una XSS perché sono magrolina, però comunque adattarlo ad ogni taglia è veramente semplicissimo perché vi basta sapere la misura dei fianchi o della vita e andare a lavorare questa fascia tenendovi leggermente più basse con il numero in centimetri, con la misura in centimetri, perché comunque poi vuoi o non vuoi va un po' a cedere il lavoro. Quindi io procedo in questo modo.
Bene, lavorate tutte le righe, calcolando che io ho raggiunto 56 cm e ho lavorato 96 righe. Comunque per una taglia S, perché io più o meno quella porto, e sto lavorando la gonna in base alla mia taglia, però comunque potete gestire la taglia in modo molto semplice, perché andrete a lavorare tante righe fino a raggiungere i centimetri che vi occorrono per la vita o per i fianchi, in base a come volete indossare la gonna, se a vita alta o vita bassa, quindi sui fianchi. Quindi a questo punto vado ad unire le due estremità semplicemente lavorando delle maglie bassissime. Quindi mi faccio una catenella, punto l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro e punto l'uncinetto prendendo solo la catenella esterna dell'altra estremità e lavoro una maglia bassissima, e farò lo stesso per tutti gli altri punti. Bene, a questo punto dobbiamo iniziare la lavorazione in tondo e andremo a lavorare innanzitutto delle maglie basse. Lo faremo in ogni riga che abbiamo lavorato precedentemente della fascia, e in ogni riga andremo a lavorare 2 maglie basse, quindi andremo a fare degli aumenti. Inizio quindi dalla prima riga lavorando una maglia bassa ed un'altra maglia bassa. Riga successiva, quindi qui vado a lavorare 2 maglie basse e procedo praticamente così per tutto il giro, quindi andrò a raddoppiare semplicemente il numero di maglie che ho di base. Ok, terminato il giro chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto e questo sarà il risultato ottenuto. Sembrerà che abbiamo fatto un po' troppi aumenti, ma poi il lavoro si andrà a sistemare durante tutta la lavorazione dei prossimi giri. Questo l'ho fatto perché comunque lavorando poi il punto rete non so poi come andare a gestire gli aumenti, quindi ho preferito fare così. Quindi semplicemente ora vado a fare una catenella, una maglia bassa nello stesso punto di base ed una maglia bassa sulla maglia bassa appena lavorata. In questo modo sostituisco la prima maglia alta, lavoro 2 catenelle, di conseguenza salto 2 punti di base, quindi 1, 2, vado nel successivo e lavoro una maglia alta in questo modo, 2 catenelle, salto 2 punti di base, quindi 1, 2, vado nel successivo e lavoro una maglia alta, e procederò in questo modo per tutto il giro. Quindi alternerò 2 catenelle ed una maglia alta, ovviamente saltando 2 maglie di base, quindi 1, 2, successivo, 2 catenelle, salto 2 punti e maglia alta nel punto successivo. Terminiamo il giro e ci rivediamo per vedere come continuare, anche se alla fine il procedimento sarà praticamente lo stesso.
Terminiamo facendo 2 catenelle chiudendo con una maglia bassissima nel primo punto. Dopodiché, come abbiamo fatto per il giro precedente, facciamo una catenella, una maglia bassa nel punto sottostante, una maglia bassa sulla maglia bassa che abbiamo appena lavorato e ricominciamo da capo. Quindi 2 catenelle, e questa volta non dobbiamo fare nessun calcolo perché la maglia alta la andiamo a lavorare sulla maglia alta sottostante. 2 catenelle, maglia alta sulla maglia successiva, sulla maglia alta successiva, 2 catenelle, e si procede così per tutto il giro e per tutti i giri successivi, quindi fino a raggiungere la lunghezza da noi desiderata. Bene, ho lavorato 27 righe totali ed ho raggiunto circa 33 cm. Io per quanto riguarda la lunghezza mi fermerò qui, se voi volete farla più lunga potete farlo tranquillamente. Quindi non ho ancora tagliato il filo, ho terminato con le 2 catenelle, vado a tagliare il filo e chiudo il tutto con asola di chiusura. Bene, a questo punto dobbiamo andare a creare le nappine da applicare sulla parte bassa della gonna. Andiamo a tagliare 4 fili da 30 cm l'uno e poi li andiamo a piegare a metà in modo molto semplice. Prendiamo un quadratino, possiamo aiutarci anche con l'uncinetto se vogliamo. E lo andiamo ad annodare all'interno del quadratino dell'archetto che abbiamo formato con la lavorazione, in questo modo. Poi ovviamente li andrò ad accorciare. Ora li ho fatti un po' lunghi perché non so di preciso quanto voglio lasciarli lunghi, quindi mi tengo su questa lunghezza, vado a riempire tutti i quadratini che ho. Ad ogni quadratino corrisponderà una nappina, quindi vado a riempire tutto il bordo. Il procedimento è questo, è molto semplice, e poi avremo finito la nostra gonnellina. Bene, una volta applicate anche le nappine, questo sarà il risultato. Ovviamente vi mostrerò delle immagini con la gonna indossata in modo da rendervi conto come verrebbe, perché così non è che rende molto. Vi ricordo che il filato utilizzato è di 3 sfere, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso. Spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto e con un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere tutti i prossimi tutorial e a questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!